Ciao, benvenuto o bentornato nel mio canale. Sono Madalina, sono un'illustratrice e con i miei video vorrei farti compagnia nel tuo percorso artistico. Da oggi do inizio ufficialmente al periodo natalizio qui nella mia community di YouTube e come ben saprai Natale significa anche regali, significa pensare agli altri, ascoltare i loro progetti e le loro passioni e aiutarli a realizzarle con un piccolo contributo. Da qui nasce il video di oggi, un video che spero ti aiuterà nella scelta di regali unici e speciali. Ti proporrò ben 15 idee adatte sia ad artisti che a persone che semplicemente amano l'arte e l'artigianato. Prima di procedere però ti ricordo che puoi avere gratuitamente il mio calendario dell'avvento digitale semplicemente iscrivendoti alla mia newsletter che ti lascio in descrizione. Iniziamo con il mondo dell'illustrazione. E quale miglior modo di sostenere un illustratore se non acquistando un suo prodotto? Può essere una stampa da appendere in casa, un semplice biglietto di auguri, un calendario e così via. Sicuramente chi sa apprezzare l'illustrazione darà il giusto peso ed importanza ad un simile regalo. Se ti piace tanto un artista in particolare e non vuoi accontentarti di una sola illustrazione stampata, allora gli artbooks sono l'alternativa migliore in questo senso. Quello che trovo più si adatti al mood invernale è l'artbook Cozy Days di Ravel. I suoi acquerelli sono caldi, teneri e ti mettono a tuo agio. Questo libro deve essere assolutamente accompagnato da una tisana calda, divano e coperte. Andando più nello specifico per quanto riguarda l'acquerello, vorrei proporti un paio di idee che farebbero felice qualsiasi artista che dipinge o che vuole dipingere con questo medium. Un set di acquerelli, ma non il solito set con i soliti colori standard. Questo set di Daniel Smith, chiamato Colors of Inspiration, lo trovo ottimo sia per testare questo brand pregiato, sia per scoprire tonalità insolite. Inoltre dispone di tanti spazi liberi che possono essere riempiti con colori che già si possiedono o che si possiederanno in futuro. Ci sono poi diversi artigiani italiani che producono acquerelli davvero unici e preziosi. Mi vengono in mente Nila Colori, Agallo Colors, che solitamente propongono anche dei mini set a tema con dei prezzi un po' più accessibili. Per quanto riguarda i pennelli, è difficile fare una scelta azzeccata a meno che non si tratti di un autoregalo, e in questo caso ti consiglio di provare i pennelli in setola di Martora. Averne almeno uno nel proprio set fa la differenza soprattutto quando si tratta di sfumare i colori. Io ne ho di 3 marchi diversi, Winsor, Da Vinci e Raphael, e li trovo tutti di ottima qualità e performance. Ovviamente ti sconsiglio di iniziare con numeri inferiori al 2, sinceramente apprezzeresti poco la differenza. Un numero 3 o 4 sono ottimi per partire. La carta di cotone si sa è molto costosa, quindi è un regalo davvero molto apprezzato. E anche quest'anno la carta Saunders Waterford si è confermata la migliore per me, è una carta davvero valida e sfido chiunque a dirmi il contrario. Nel negozio di Belle Arti in Tingo c'è inoltre la possibilità di testare diversi brand di carta. Con meno di €1 puoi avere un foglio di prova e così sarai meno stressato quando dovrai spenderne 30 per un intero album. Per chi dipinge ad acquerello può essere molto utile avere un taccuino piccolo nel quale esercitarsi, ma anche da poter portare in giro. Il taccuino Etchr è uno dei pochi ad essere fatti con carta di cotone e la resa dell'acquerello è molto buona. Si può anche cancellare parecchio senza rovinare troppo la carta e la grana è fine. Mi piace molto anche la copertina di tessuto su cui si potrebbe dipingere usando i colori adatti. Un'alternativa più economica al taccuino per acquerello, ma altrettanto utile, è il taccuino da disegno. Ci sono tantissimi marchi in commercio, ma consiglio di regalare uno con la carta spessa circa 150 grammi per una migliore resistenza alle cancellature. Rimanendo in tema artisti, il libro L'arte del disegno può essere un utile regalo per chi vuole spolverare o migliorare le proprie abilità nel disegno. Questa edizione contiene diversi temi, dalla natura al corpo umano, e ti permette di avere un'idea d'insieme prima di decidere quale soggetto vuoi approfondire.
Parliamo ora di chi ama l'illustrazione e in particolare i film della Disney e della Pixar. Circa un paio d'anni fa ho scoperto i loro artbooks e me ne sono innamorata. Te ne faccio vedere un paio come spunto. Moana ha tanto materiale realizzato con le tecniche digitali, ma bisogna tener conto del fatto che è un film di animazione realizzato in digitale. Ribelle invece contiene più disegni tradizionali, perché al film ci hanno lavorato artisti come Mike Mignola e Matt Nolt, che lavorano molto con la grafite per i loro concept art. Sempre per gli amanti Disney c'è questo libro dedicato a tutte le principesse Disney. Ha anche una copertina molto particolare, per metà realizzata con tessuto rosa. Dentro c'è tutto quello che vuoi sapere sulla nascita delle principesse più popolari al mondo. Alcuni disegni sono davvero ricchi di emozione e pathos e sicuramente ti saranno di ispirazione. Un'ottima idea regalo per piccini e grandi sono i libri illustrati. Te ne faccio vedere un po' tra quelli che amo di più. Selvaggia contiene illustrazioni dinamiche e ricche di colori. La Valle dei Mulini è un libro che fa sognare e colpisce molto per i giochi di luci e prospettive. Once Upon a Cloud è il libro in inglese di Claire Keane, la figlia del famoso illustratore della Disney Glenn Keane. E quello che più ammiro della sua tecnica è la spontaneità e la semplicità con cui riesce a trasmettere le emozioni. Sarà genetica la bravura in questo caso? Chi lo sa? Un altro illustratore che amo è Quentin Gribin e lui ha illustrato ad acquerello Mamma, un libro davvero speciale. Purtroppo io ne possiedo solo il taccuino, ma fortunatamente dentro ci sono tutte le illustrazioni del libro. Un buon libro sui colori è un must have per tutti, secondo me. Questi due libri parlano di accostamenti armoniosi di colori e sono utili a tantissimi scopi, sia per migliorare l'illustrazione che per arredare casa, ad esempio. Il secondo in particolare è legato alla tradizione orientale ed è il frutto di tante ricerche e studi. Rimanendo in tema del colore, la ruota dei colori è uno strumento molto pratico per testare varie combinazioni di colori. Ci aiuta anche ad individuare le coppie di complementari ed affini che nell'illustrazione fanno la differenza. Per chi ama il lettering o vorrebbe cimentarsi, consiglio questo libro, Lettering creativo ma non solo, perché contiene un po' di tutto. Dalla calligrafia moderna, alla miniatura, alla tecnica del gessetto, fino alla creazione di oggetti illustrati. Questo libro sarebbe da accompagnare con un bel kit per la calligrafia dal sapore antico, oppure con penne dalla punta morbida che possono aiutare nell'eseguire gli esercizi del libro. L'ultima idea e regalo di questa lista sono i maglioni norvegesi artigianali che ho realizzato in collaborazione con Mode Dorina, un laboratorio tessile della mia zona.
e uno dei modelli lo sto indossando proprio ora, ma sul loro sito troverai tanti altri. Come ti ho spiegato nel video precedente, ho disegnato i protagonisti di tutti i maglioni, in questo caso le decorazioni natalizie. Questi maglioni sono fatti di lana e la qualità si sente subito al tatto. Come regalo da parte mia voglio lasciarti il mio codice sconto Madalinarts per avere uno sconto del 10% su tutti i maglioni norvegesi. È un regalo unico e importante nel suo genere, così come lo sono tutti gli oggetti artigianali. Ti consiglio infatti di aiutare gli artigiani in questo periodo più che mai e ti assicuro che non solo farai un regalo unico e prezioso alla persona che ami, ma addirittura contribuirai a rendere migliore il Natale della persona che ha creato quel regalo. Su Instagram ci sono davvero tanti artigiani di diversi settori e sicuramente non avrai problemi a trovare la persona che crea quello che stai cercando in particolare. E mi vengono in mente le agende di inchiostro in paper, le decorazioni floreali di fiorigami, le decorazioni natalizie di Ray Creazioni, le box del tè di The Tea Tips e anche le ceramiche di Cochi Ceramica e tanti altri ancora. Ed eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Se ti è piaciuto lasciami un bel like ed iscriviti al canale se non vuoi perderti i prossimi contenuti. Grazie e a presto!